Quante volte avrai pensato di cambiare vita perché non ti senti soddisfatto di quella che stai conducendo adesso? Arriva per tutti quel momento nella vita in cui mettiamo in discussione il nostro vissuto con lo scopo di cercare un'alternativa. E fondamentalmente lo facciamo per stare meglio ed essere felici. In questo video voglio parlare proprio di cambiamento e di come scelte consapevoli possano cambiarci la vita. Ciao, io sono Andrea e ti do il benvenuto sul mio canale. Qui parlo di viaggi, cambiamento, crescita personale, scelte libere e consapevolezza. Questo è il mio primissimo video, quindi se vuoi sostenere il mio progetto, mi raccomando, iscriviti al canale. Attraverso la mia esperienza voglio raccontarti qualcosa che in un modo o nell'altro ci accomuna tutti, ovvero il cambiamento che fa parte del ciclo mutevole ed evolutivo di ognuno di noi. Pensare di essere sempre gli stessi per tutta la vita crea un'immagine molto limitante di sé. Se ci pensiamo, non vogliamo sempre le stesse cose per tutta la vita, o quantomeno non nella stessa forma. Per poter parlare di cambiamento bisogna partire dal principio, ovvero dal modo nel quale veniamo educati. Se ci pensiamo, veniamo cresciuti con un'idea abbastanza standardizzata di come dovremmo vivere. La società ci fornisce una traiettoria da seguire ben definita, senza fornirci nessuna alternativa. Un percorso che definisco un po' preconfezionato e standardizzato, ovvero studiare, lavorare, avviare una carriera, magari crearsi una famiglia, comprare casa e via dicendo. E soprattutto focalizzandoci sull'aspetto dello studio, si pretende come se già a 20 anni dovessimo sapere e avere un'idea ben chiara di chi vogliamo essere e cosa vogliamo fare. Quello che viviamo è uno schema prestabilito basato sull'apparenza, dove bisogna produrre e consumare per alimentare un sistema consumistico e schiavizzante. Passiamo la maggior parte della vita a lavorare e a pagare le tasse con la convinzione che per essere felici bisogna accumulare. In questa società dell'apparenza, alla fine ci ritroviamo a lottare per sopravvivere, per ottenere le cose basiche, fondamentali come potersi pagare un affitto o fare la spesa. Per quella che è la mia esperienza personale, io ho seguito esattamente quella traiettoria. Mi sono laureato, ho avviato una carriera anche abbastanza di successo e mi sono appunto scontrato con il mondo del lavoro, questa macchina tritacarne che ti sfrutta e ti spreme come un limone. È stato un qualcosa che a me nel tempo poi ha fatto soffrire e mi ha causato diversi problemi, soprattutto a livello fisico, che poi col tempo ho scoperto erano stati generati da una somatizzazione dello stress. Problemi che sono scomparsi per esempio durante le ferie o quando non lavoravo. Quindi questa cosa mi ha fatto sorgere dei dubbi e ho cominciato ad indagare sul perché stessi effettivamente bene quando non ero in ufficio. La rivelazione per me è stato il mio primissimo viaggio fuori dall'Europa, quando ho scelto di intraprendere un viaggio di gruppo in Thailandia. Per me questo è stato un evento cruciale perché è quello che io chiamo il risveglio della coscienza, un momento che arriva per tutti nella nostra vita, è come appunto un risveglio dove ci accorgiamo di cose che prima di allora non avevamo visto. Questo viaggio per me è stato fondamentale perché mi ha permesso di uscire fuori dalla zona di comfort e di rompere la routine che prima era solamente praticamente casa e lavoro, quindi avendo avuto l'opportunità di vedere un qualcosa di così unico e speciale, mi ha fatto scoprire delle alternative e soprattutto che c'è un mondo di infinite opportunità. Questo risveglio della coscienza porta alla luce delle grandi verità, mette in discussione il nostro vissuto, ci fa uscire fuori dalla zona di comfort e soprattutto ci fa fare delle domande su noi stessi. Chi sono? Dove voglio andare? È questa la strada che voglio intraprendere? Nel mio caso questo viaggio è stato di fondamentale importanza perché mi ha fatto scoprire alternative oltre il lavoro, mi ha mostrato qualcosa di diverso dal comune al quale ero abituato. La mia vita era basata unicamente sul lavorare, uscire con gli amici, quindi ciò che io conoscevo era solo e unicamente collegato a quel mondo. Invece questo viaggio mi ha fatto conoscere persone nuove e soprattutto mi ha fatto scoprire un mondo di opportunità che non conoscevo. Con il risveglio della coscienza arriva la presa di consapevolezza e uno dei fattori principali è il tempo. Quando si prende consapevolezza del tempo che scorre e che non ce lo restituisce indietro nessuno. Quindi credo che sia di fondamentale importanza scegliere come gestire il proprio tempo, che sia un evento in particolare, la chiacchierata con un amico, con una persona che non conosciamo, oppure la frase in un libro, sicuramente per tutti arriva quel momento dove scatta un click dentro di noi
che ci fa dire ma che cosa sto facendo? E nel mio caso è stata proprio la presa di consapevolezza del tempo. Mi sono detto io non voglio sprecare il mio tempo facendo qualcosa che non mi fa stare bene e non voglio condividere il mio tempo con persone che non mi fanno stare bene. Ad un certo punto il cambiamento diventa una vera e propria necessità, un bisogno, e non solamente per raggiungere magari un senso di libertà o per poter intraprendere uno stile di vita magari più idoneo a noi, ma ne vale proprio della nostra salute e del nostro stato di benessere, perché cambiare la vita a volte è necessario per stare meglio. D'altronde la vita dipende dalle scelte che facciamo e io credo che sia di fondamentale importanza scegliere le proprie priorità e mettere se stessi al primo posto, mettendo appunto la felicità e il proprio stato di benessere come priorità. Ovviamente ci sono vari fattori che influenzano il nostro percorso di cambiamento o che addirittura lo bloccano. Uno di questi, per esempio, è la paura dell'ignoto o quella di fallire. Poi c'è la dipendenza dal denaro, oppure la paura del giudizio o il bisogno dell'approvazione esterna, tutti fattori che ci bloccano a priori. Io consiglio sempre di buttarsi e sperimentare perché nella vita non c'è nulla di sicuro, non possiamo mai sapere come potranno andare le cose finché non ci proviamo. E io credo che questa vita merita di essere vissuta. Se in questo momento della tua vita stai attraversando un momento transitorio dove senti la necessità di voler cambiare, magari per esempio lasciare il tuo vecchio lavoro, una relazione tossica, il consiglio che ti posso dare è quello di provarci, non lasciarti intimorire o farti bloccare dalle paure. Ascoltati e segui il tuo istinto, datti degli obiettivi e delle scadenze così da rendere concreto il tuo progetto di cambiamento, altrimenti quelli che sono sogni rimarranno tali. In questo video ho affrontato i vari aspetti che ci spingono a voler cambiare vita. Nello specifico l'aspetto emotivo, che è il motore che alimenta la nostra esistenza. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, cambiare vita può renderti più felice? Assolutamente sì, e per quella che è la mia esperienza personale consiglio a tutti quanti nella vita di buttarsi, sperimentare e fare esperienza, perché è l'unico modo per crescere. Alla fine, anche se si cade con tutti che ti vanno contro, alla fine la priorità sarai sempre e solamente tu. Lotta per i tuoi sogni e rendili concreti. La vita è solamente una e il tempo non te lo restituisce indietro nessuno. Vivi come se fosse l'ultimo giorno. Lo so che possono sembrare frasi fatte, ma la vita alla fine dipende dalle scelte che facciamo e siamo solamente noi i responsabili del nostro futuro. Quindi partecipa attivamente al tuo cambiamento e rivoluziona la tua vita. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale, un piccolo gesto che per me però fa una differenza enorme. Lascia un commento se hai delle domande o suggerimenti per altri video. In descrizione lascio il link per accedere al mio blog dove ho scritto articoli approfonditi sul tema del cambio vita. Ti ringrazio per aver guardato il mio video, ci vediamo al prossimo.